Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Esperienze agghiaccianti. Ormai avrete capito che indagare su esperimenti fatti in passato dalla scienza è una delle mie attività preferite in questi ultimi tempi, tanto che ormai si potrebbe dire che il tema costituisca una piccola serie a sé. C'è da dire però che fino a questo momento vi ho sempre parlato di esperimenti che hanno avuto degli esiti davvero incredibili, importanti, e cui risultati, sebbene ottenuti a volte con metodi alquanto discutibili, ci hanno suggerito meccanismi psicologici molto importanti per capire meglio l'essere umano. Quando però un esperimento si spinge troppo in là e la sua mancanza di morale nel metodo di ricerca utilizzato supera di gran lunga il risultato che è possibile ottenere dallo stesso, io direi che il tutto si fa ancora più agghiacciante, no? Quello di cui vi parlerò è proprio uno di questi esperimenti, è conosciuto con il nome di Monster Study, cioè studio mostruoso, e questa è la sua storia. Ecco quindi Monster Study. All'Università dell'Iowa nel 1939, Wendell Johnson e il suo team si prefissero l'obiettivo di scoprire la causa della balbuzie. Arrivare a comprendere i meccanismi psicologici che portano alla balbuzie avrebbe aiutato a identificare terapie più efficaci per risolvere il problema. Tuttavia, il metodo che lo studioso scelse per raggiungere il suo obiettivo fa davvero venire la pelle d'oca. Johnson aveva dato il compito a una delle sue studentesse, Mary Tudor, di condurre in prima persona l'esperimento e di supervisionare la ricerca. Il primo passo consisteva nel disporre di 22 soggetti, tutti bambini, da sottoporre allo studio, a loro insaputa. E dove era possibile trovarne così tanti in poco tempo, e senza possibili intoppi creati da genitori apprensivi o chissà quale altro ostacolo. In un orfanatrofio, ovviamente. Ed è lì dove Mary si presentò con l'inganno, dicendo di partecipare ad un progetto che avrebbe sottoposto i bimbi ad una terapia logopedica. In verità, il suo obiettivo era un altro, quello di dimostrare che era possibile indurre la balbuzie in bambini sani, allo stesso tempo in cui cercava di produrre un cambiamento positivo in quelli balbuzienti. La decisione di usare come soggetti degli orfani fece guadagnare allo studio il nome con cui viene conosciuto ancora oggi: Monster Study, esperimento mostruoso. Ad inventarsi quel nome furono proprio i colleghi di Johnson, che consideravano quella strategia decisamente immorale. Ma il peggio doveva ancora venire. Ritornando all'esperimento, tra i 22 soggetti vi erano 10 orfani che insegnanti ed infermieri avevano indicato come balbuzienti. Gli altri 12 presentavano una comunicazione normale. Dopo aver intervistato i bambini uno per uno, Mary e un team di altri 5 studenti del soccorso suddivisero i piccoli in 4 gruppi: 1A, 1B e 2A e 2B. Nel gruppo 1 erano stati inseriti soggetti balbuzienti, 5 assegnati al gruppo 1A e 5 al gruppo 1B. A quelli del gruppo 1A veniva detto che non balbettavano e che il loro linguaggio era ottimo, producendo così una suggestione positiva. Ai 5 del gruppo 1B veniva detto: sì, il tuo linguaggio è pessimo, proprio come ti dicono, provocando una suggestione negativa. Gli altri 12 soggetti subirono la stessa sorte. In questo caso però si trattava di bambini che non avevano mai presentato problemi di balbuzie. A quelli del gruppo 2B veniva detto che il loro linguaggio era normale, anzi, in alcuni casi li si elogiava per l'uso di determinate parole. Ma ai bambini del gruppo 2A veniva ripetuto più volte che il loro linguaggio non era del tutto normale e che sarebbero diventati balbuzienti se non si fossero corretti immediatamente. Il periodo sperimentale durò da gennaio a maggio del 1939. Nei 5 mesi di durata dell'esperimento, Mary si recava all'orfanatrofio ogni 2 settimane per parlare con ogni bambino per circa 45 minuti, seguendo un copione concordato in precedenza. Quello che raccontò nella sua dissertazione finale fa davvero correre i brividi lungo la schiena. Ai bimbi non balbuzienti del gruppo 2A, nei quali si cercava di indurre la balbuzie, venivano dette più volte frasi come: lo staff è giunto alla conclusione che il tuo linguaggio è a rischio,
presenti molti dei sintomi di un bambino che sta per diventare balbuziente. Devi provare a fermarti immediatamente. Usa la tua forza di volontà. Fai qualsiasi cosa per trattenerti dal balbettare. Non parlare con nessuno fino a che non ti darò io il permesso. Hai notato come balbetta? E citavano il nome di un bambino dell'orfanotrofio che balbettava molto. Bene, lui senza dubbio ha iniziato così, nello stesso modo. I cambiamenti nei bambini non si fecero attendere. Una di loro, Norma, di 5 anni, già dalla seconda seduta mostrò strani comportamenti. Era molto difficile farla parlare, sebbene fino al mese prima parlasse moltissimo. Un'altra bambina, Betty, arrivò addirittura a rifiutarsi di parlare completamente e di rispondere alle domande. Hazel Potter, di 15 anni, la più grande a partecipare allo studio, fu quella che presentò le conseguenze più bizzarre. Iniziò a parlare meno e quando lo faceva usava intercalari che non aveva mai utilizzato prima e schioccava le dita per frustrazione. Era costantemente in uno stato d'ansia che non la lasciava esprimersi liberamente. Un'altra bambina, invece, di nome Mary Korlaski, si isolò completamente dai compagni e diventò permalosa e scontrosa. Mary Tudor si rendeva conto che le conseguenze di quell'inganno erano peggiori di quanto si sarebbe aspettato, ma era altresì convinta che i bambini si sarebbero recuperati alla fine dello studio. Eppure, le cose andarono diversamente. Negli anni seguenti, i soggetti menzionati svilupparono una tale insicurezza e mancanza di autostima che li portò a soffrire di ansia cronica, depressione e attacchi di panico. Sebbene fossero venuti a sapere che ciò che gli era stato detto in quelle interviste era falso, ormai avevano assimilato così tanto il condizionamento negativo di Mary Tudor da non riuscire più a liberarsene. Inoltre, non diventarono mai balbuzienti. C'è da dire che una volta concluso l'esperimento, Mary si recò diverse volte all'orfanotrofio per cercare di invertire gli effetti negativi causati, ma fu decisamente inutile. Sebbene diversi studiosi cercassero di difendere l'esperimento di Johnson e dimostrare che i risultati ottenuti costituivano informazioni importantissime per conoscere le balbuzie e migliorare le tecniche per trattarla, lo studio fu comunque soppresso. Wendell Johnson, infatti, non pubblicò nemmeno i risultati della sperimentazione, su consiglio tra l'altro dei suoi colleghi, che temevano potesse avere conseguenze negative sulla sua carriera. Prima della sua morte, Mary Tudor disse di essere dispiaciuta e pentita di aver ricoperto un ruolo così importante in quel crudele esperimento. Se poi pensiamo che ancora oggi non esiste alcuna teoria condivisa sulla balbuzie, sia per quanto concerne le cause che la terapia più adatta, si può dire che l'esperimento fu un vero fiasco. Si dice che Johnson fosse stato balbuziente da bambino e che quell'esperimento significasse molto per lui, che avrebbe fatto di tutto per ottenere risultati significativi. Eppure si sbagliò e arrecò danno a 6 bimbi che non si sarebbero mai più recuperati. Il 17 agosto del 2007, 6 dei bambini che avevano partecipato all'esperimento ricevettero $925.000 dallo stato dell'Iowa per danni psicologici ed emozionali permanenti. Non è mai stato fatto uno studio serio per misurare i danni effettivi subiti dai bambini durante la sperimentazione, ma pare chiaro che il condizionamento negativo ricevuto da alcuni soggetti durante mesi e in un'età molto delicata della propria vita li segnò per sempre. Le scuse pubbliche dell'Università dell'Iowa erano arrivate nel 2001. Un portavoce definì l'esperimento increscioso e aggiunse queste parole: "Questo è uno studio che non dovrebbe essere considerato difendibile in alcuna epoca. In nessun modo potrei pensare di difendere questo studio. In nessun modo. È da considerarsi qualcosa di più che un esperimento infelice." E direi che queste parole riassumono perfettamente il mio punto di vista sulla questione. Ma voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.